Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Efedrina Aguettant, Aguettant Italia SRL, ultimo aggiornamento, 17 agosto 2021. Cos'è Efedrina Aguettant? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Efedrina Aguettant durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Efedrina Aguettant? Efedrina Aguettant è un farmaco a base del principio attivo efedrina cloridrato, appartenente alla categoria degli anafilassi, stimolanti cardiaci adrenergici e nello specifico adrenergici e dopaminergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Aguettant Italia SRL. Efedrina Aguettant può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Efedrina Aguettant 3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita 10 siringhe. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorio Aguettant SA. Concessionario: Aguettant Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: efedrina cloridrato. Gruppo terapeutico: anafilassi, stimolanti cardiaci adrenergici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: trattamento dell'ipotensione da anestesia spinale o epidurale. Posologia: adulti. Iniezione endovenosa lenta da 3 a 6 mg, massimo 9 mg, ripetuta se necessario ogni 3-4 min fino a un massimo di 30 mg. Una mancanza di efficacia dopo 30 mg deve portare a riconsiderare la scelta dell'agente terapeutico. La dose somministrata nell'arco delle 24 ore non deve eccedere 150 mg. Popolazione pediatrica. Efedrina Aguettant non è generalmente raccomandata nei bambini, a causa di dati insufficienti sull'efficacia, la sicurezza e le raccomandazioni sul dosaggio. Bambini sotto i 12 anni. La sicurezza e l'efficacia dell'efedrina nei pazienti pediatrici sotto i 12 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Bambini sopra i 12 anni. La posologia e il modo di somministrazione sono gli stessi che per gli adulti. Pazienti con danno renale o compromissione epatica. Non ci sono aggiustamenti della dose raccomandati per i pazienti con danno renale o compromissione epatica. Persone anziane, come per gli adulti. Modo di somministrazione. Considerata la somministrazione per iniezione per via endovenosa, l'efedrina deve essere utilizzata solamente dall'anestesista o sotto la sua supervisione. Per uso endovenoso. Controindicazioni. L'efedrina non dovrebbe essere utilizzata nel caso di ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. In combinazione con altri agenti simpatico-mimetici indiretti come la fenilpropanolamina, fenilefrina, pseudoefedrina e il metilfenidato. In combinazione con agenti alfa-simpatico-mimetici. In combinazione con gli inibitori MAO non selettivi o entro 14 giorni dalla cessazione della loro somministrazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. L'efedrina deve essere utilizzata con cautela in pazienti che possono essere particolarmente sensibili ai suoi effetti, specialmente in quelli affetti da ipertiroidismo. È necessaria particolare attenzione anche nei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Combinazioni controindicate. Agenti simpatico-mimetici indiretti, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, fenilefrina, metilfenidato. Rischio di vasocostrizione o di episodi acuti di ipertensione. Alfa-simpatico-mimetici, via di somministrazione orale o nasale, rischio di vasocostrizione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere efedrina Aguettant durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere efedrina Aguettant durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Gli studi negli animali hanno dimostrato un effetto teratogeno. I dati clinici di studi epidemiologici su un numero limitato di donne sembrano indicare che non ci sono particolari effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non pertinente.
Effetti indesiderati molto comuni. A 0 yen un decimo. Comuni. A 0 yen un centesimo, un decimo. Non comuni. A 0 yen un millesimo, un centesimo. Rari. A 0 yen 1, 10.000, un millesimo. Molto rari. 1, 10.000. Non noti. La frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili. Patologie, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio è stata osservata l'insorgenza di nausea, vomito, febbre, psicosi paranoica, aritmia ventricolare e sopraventricolare, ipertensione, depressione respiratoria, convulsioni e coma. La dose letale nell'uomo a circa 2 g corrispondente a concentrazioni ematiche da circa 3,5 a 20 mg/L. Gestione. La gestione del sovradosaggio di efedrina con questo prodotto può richiedere un trattamento intensivo di supporto. Può essere somministrata un'iniezione endovenosa lenta di labetalolo 50-200 mg con un monitoraggio elettrocardiaco per il trattamento della tachicardia sopraventricolare. L'ipokaliemia registrata, 2,8 mol.L, dovuta alla variazione compartimentale del potassio, predispone a un'aritmia cardiaca e può essere corretta con l'infusione di cloruro di potassio in aggiunta al propanololo e correggendo l'alcalosi respiratoria, quando presente. Per controllare gli effetti stimolanti sull'SNC può essere richiesta una benzodiazepina o un agente neurolettico. Per l'ipertensione grave, le opzioni antipertensive parenterali includono i nitrati endovena, i calcio antagonisti, il nitroprussiato di sodio, il labetalolo o la fentolamina. La scelta del farmaco antipertensivo dipende dalla disponibilità, dalle condizioni concomitanti e dallo stato clinico del paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agente adrenergico e dopaminergico. Codice ATC. C01K26. L'efedrina ha una mina simpatico-mimetica che agisce direttamente sui recettori alfa e beta indirettamente aumentando il rilascio di noradrenalina nelle terminazioni. Proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione endovenosa, l'efedrina è completamente biodisponibile e dopo somministrazione orale, la biodisponibilità dell'efedrina è stata riportata essere oltre il 90%. L'escrezione dipende dal pH dell'urina. Da 73 a 99%, dati preclinici di sicurezza. Non sono disponibili al prescrittore dati preclinici di rilevanza in aggiunta a quelli già inclusi negli altri paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Elenco degli eccipienti: cloruro di sodio, acido citrico monoidrato, sodio citrato, acido cloridrico per l'aggiustamento del pH, sodio idrossido per l'aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.